Se avete appena acquistato la nuova Insta360 Go 3 e volete sapere come configurarla per la prima volta e capire anche le procedure per il funzionamento di base, siete nel posto giusto. Per prima cosa la Go 3 arriverà in questa confezione. Una volta aperta troviamo sin da subito la Go 3 agganciata magneticamente alla confezione. Infatti una caratteristica fantastica di questa videocamera è che è magnetica. Ma prima di vederla in azione vediamo cos'altro è incluso. In questo cartoncino è presente una breve guida di base che include anche un codice QR che ci porta alla sua versione digitale. Successivamente in quest'altra confezione troviamo agganciata l'Easy Clip. Il funzionamento degli accessori lo vedremo subito dopo aver configurato la nostra nuova Go 3. All'interno di questa confezione troviamo un po' di cose. Prima di tutto un'altra breve guida, gli adesivi Insta360, altra documentazione e poi questo supporto aggiuntivo che possiamo agganciare al ciondolo magnetico in modo da poter inclinare l'inquadratura della Go 3. E quindi adesso troviamo il ciondolo magnetico e anche lui presenta un adesivo da rimuovere. Poi abbiamo il supporto girevole insieme a questa basetta adesiva. Infine passiamo all'accessorio più importante di tutti, ovvero l'Action Pod, che è dotato di un display con un altro adesivo da rimuovere. Ed ora ecco la Insta360 Go 3 che presenta un adesivo sulla lente ed uno sul lato posteriore. L'Action Pod è magnetico e quindi basta avvicinare la Go 3 per il verso giusto e si inserisce subito da sola e così inizia a ricaricarsi. Ma prima di usarla la prima volta dobbiamo attendere la ricarica della Go 3 ed anche dell'Action Pod. Quindi prendiamo il cavo USB incluso nella confezione, che era un po' nascosto e all'inizio non l'avevo visto, quindi colleghiamo il cavo alla porta Type-C dell'Action Pod e poi possiamo usare un caricabatterie da smartphone o anche un power bank. Personalmente la ricarico con una potenza di 5 volt e 2 A. Adesso, come possiamo vedere, sia il LED dell'Action Pod che della Go 3 sono rossi. Ciò significa che entrambi si stanno ricaricando. Attendiamo quindi che entrambi i LED si spengano prima di effettuare il primo avvio. Quindi scolleghiamo il cavo USB e sul lato destro clicchiamo il tasto superiore ed attendiamo l'accensione. Ci verrà richiesto di selezionare la lingua, ma successivamente potremo impostare l'italiano. Adesso dobbiamo installare l'app Insta360 sul nostro smartphone. Dopo averla scaricata ed installata, assicuratevi di dare tutti i consensi richiesti, altrimenti potreste non essere in grado di collegare la videocamera. Ora clicchiamo sul tastino giallo centrale e selezioniamo la Go 3, quindi attendiamo un po' di tempo per la prima connessione. Ora clicchiamo su Connetti, poi acconsentiamo e quindi poi ci verrà richiesto di effettuare un aggiornamento e quindi scarichiamolo. La procedura sarà automatica e non dovremo fare nulla né sullo smartphone né sulla videocamera. In questo caso sto eseguendo il primo aggiornamento in assoluto, che è uscito il giorno del lancio della Go 3 ed è fondamentale. Dopodiché la Go 3 si riavvierà da sola e adesso c'è la possibilità di selezionare l'italiano. Quindi ricolleghiamoci alla Go 3 ed infine confermiamo. Una volta connessa dalla home dell'app possiamo cliccare il pulsante giallo per comandarla da remoto. Avremo quindi un'anteprima live che funzionerà anche in fase di registrazione. Dall'app potremo fare di tutto, quindi ad esempio possiamo passare in modalità foto, tornare in modalità video, selezionare dei valori manuali come il tempo di scatto, il campo visivo o uno dei vari profili colore. Non manca poi la possibilità di selezionare la risoluzione, frame rate e rapporto d'aspetto. Infatti, dato che il sensore è quadrato, potremo registrare normalmente in orizzontale o selezionare i 9/16 per i video in verticale. Nella sezione impostazioni possiamo fare molte cose, come ad esempio vedere la versione del firmware e configurare il funzionamento del pulsante della Go 3. Adesso vediamo com'è fatta la Insta360 Go 3. Frontalmente è presente un microfono, ne troviamo un altro anche nella parte superiore. Inferiormente invece troviamo lo speaker. Frontalmente poi troviamo il LED di stato e l'unico pulsante presente sulla videocamera. Tenendolo schiacciato accenderemo la Go 3 ed il LED di stato infatti si accenderà. Poi con un clic inizieremo a registrare un video e con un altro clic interromperemo il video. Se invece clicchiamo 2 volte registreremo un video free frame. Ciò significa che il video sarà quadrato e potremo poi decidere in post produzione se ritagliarlo in orizzontale o in verticale. Quindi con un clic termineremo la registrazione. Infine, tenendo schiacciato il pulsante, spegneremo la Go 3. Da spenta, se clicchiamo una volta, la Go 3 inizierà subito a registrare un video. Quindi con un altro clic terminerà la registrazione e si spegnerà.
Sempre da spenta, se clicchiamo rapidamente 2 volte inizieremo a registrare un video free frame e con un clic interromperemo la registrazione e si spegnerà. Posteriormente, oltre ad essere magnetica, troviamo il sistema di dissipazione del calore e i contatti che permettono la ricarica e la comunicazione con l'Action Pod. Superiormente ed inferiormente troviamo gli agganci per i supporti magnetici di Insta360. La Go 3 è impermeabile fino a 5 metri, ma solo se lasciate la protezione delle lenti. Infatti è facilmente removibile ed in caso di eventuali graffi la potremo sostituire senza problemi. Vediamo ora l'accessorio Easy Clip, che sempre grazie ai magneti permette di inserire la Go 3 senza rischiare di perderla. Possiamo cambiare l'inclinazione per scegliere la migliore inquadratura. Inferiormente presenta questa molletta che serve per agganciare questo supporto ad esempio su un cappello o su altre superfici sottili. Poi per sganciare la Go 3 basterà tirarla dalla lente copriobiettivo. Poi il ciondolo magnetico permette di agganciare magneticamente la Go 3, la potremo anche ruotare. Quindi non ci rimane che estrarre il laccio che ci permetterà di metterlo al collo. Quest'altra gomma che avevamo visto prima si può agganciare posteriormente in modo da regolare eventualmente l'inquadratura della videocamera. Quindi per usarlo lo metteremo sotto la maglietta e poi potremo agganciare magneticamente la Go 3. In questo modo avremo una visuale in prima persona senza alcun ingombro. Poi per riporre il laccio basterà avvolgerlo senza troppe difficoltà. La basetta del supporto girevole ha un altro adesivo al suo interno, proprio perché è adesiva e quindi potremo attaccarla ad una superficie liscia. Per agganciare la Go 3 dobbiamo semplicemente avvicinarla ai magneti facendo attenzione che il verso sia quello giusto e così si bloccherà e non ci sarà il rischio di perderla. Poi per sganciarla dobbiamo tenere schiacciato di lato e così si sbloccherà. Questo aggancio è molto pratico e semplice da usare. Poi a questo punto possiamo ruotare la Go 3 e magari montarla su un selfie stick o su un cavalletto. Anche l'Action Pod ha lo stesso sistema e quindi potremo montarlo allo stesso modo sul supporto girevole. E quindi possiamo inserire la videocamera e magari estrarre lo schermo touch dell'Action Pod per fare un vlog. L'Action Pod non è impermeabile ma è resistente agli schizzi se c'è la Go 3 inserita. Sul lato superiore c'è il tasto dedicato alla registrazione dei video, mentre sul lato destro troviamo un tasto personalizzabile che di base ci farà cambiare presets e modalità. E poi il tasto di accensione e spegnimento. Sul lato sinistro invece troviamo la porta Type-C che permette la ricarica ed il trasferimento dei file al PC. Poi troviamo il tastino che ci permette di sganciare la Go 3. Lo schermo è ribaltabile e sembra abbastanza resistente. Adesso quindi clicchiamo il tasto di accensione e così accenderemo sia l'Action Pod che la videocamera e dal display possiamo vedere l'anteprima live. Facendo uno swipe dall'alto verso il basso entreremo nel menu a tendina che ci permette anche di andare nelle impostazioni avanzate della Go 3. Facendo uno swipe dal basso verso l'alto potremo modificare risoluzione, frame rate, il rapporto d'aspetto che adesso è imposto in 9/16 ed infatti l'anteprima è cambiata. Se clicco qui posso rientrare nelle stesse impostazioni e posso cambiare anche la stabilizzazione su off, standard, alto e max. Facendo uno swipe da sinistra verso destra entreremo nell'album dei contenuti che abbiamo registrato. Facendo invece uno swipe da destra verso sinistra entreremo nelle modalità avanzate di scatto. Proprio come abbiamo visto prima sull'app possiamo cambiare diverse cose. Se invece facciamo uno swipe dal centro cambieremo modalità di scatto e quindi possiamo selezionare ad esempio la modalità foto o magari possiamo selezionare la modalità free frame che dà molta più libertà di utilizzo se volete editare il video in post produzione. In questo caso però invece di 2,7K abbiamo una risoluzione massima di 1440p. Ah, e quasi dimenticavo, da questa icona in basso a destra possiamo cambiare il campo visivo e quindi scegliere se avere una ripresa più grandangolare o più stretta. Se clicchiamo il tastino laterale in basso potremo cambiare rapidamente modalità e selezionare quella che vogliamo. Se però clicchiamo qui in alto a sinistra passeremo ai presets e li potremo scorrere velocemente. Adesso che sono passato a questo menu, se riclicco sul pulsante laterale andrò subito alla selezione dei presets e posso chiaramente anche aggiungerne di altri. Cliccando una volta sul tasto di accensione il display andrà in stand-by e risparmieremo batteria. Con un altro clic lo riaccenderemo. Poi chiaramente dal tastino superiore inizieremo la registrazione e con un altro clic la interromperemo. Se poi ad esempio ruoto il display posso fare un vlog senza la minima difficoltà.
e se durante la registrazione vogliamo risparmiare batteria possiamo disattivare nuovamente il display e comunque la videocamera continuerà a registrare. Infine potremo sganciare la Go 3 da questo pulsantino laterale e continueremo ad avere l'anteprima live sull'Action Pod senza la necessità di dover usare lo smartphone. Quindi poi posso riporla di nuovo nell'Action Pod e tenendo schiacciato il tastino laterale spegneremo sia la videocamera che l'Action Pod. Infine, la Go 3 non ha uno slot per la micro SD, quindi potremo usare solo la memoria interna. Io ad esempio la versione da 64 GB. Quindi per trasferire video o usiamo l'app e li scarichiamo sullo smartphone per poi modificarli e condividerli direttamente da lì, oppure da accesa possiamo collegare il cavo USB al computer, quindi comparirà questa schermata. Noi adesso selezioniamo modalità UDisk e quindi verrà riconosciuta dal computer come se fosse una memoria esterna. A questo punto possiamo tranquillamente visionare i file e copiarli. Beh ragazzi, c'è tantissimo altro da dire su questa Go 3, ma spero di avervi chiarito un po' le idee. In ogni caso fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi su questa configurazione, ma comunque sappiate che arriveranno tanti altri video dedicati a questa videocamera e quindi potreste iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e magari potreste lasciare anche un bel like.